Ciao a tutti! Eccoci in un nuovo video della 128 Corse. Dopo un po' di assenza ci scusiamo, ma siamo giustificati perché oltre a quello che presenteremo in questo video, cioè abbiamo testato la OBZ, la macchina, appunto il progetto di auto 128 in 3D, che ci avete inondato di messaggi per provarla. Stiamo anche lavorando a tante altre cose che man mano nei prossimi Vedrete. video vedrete esattamente. Vedrete. E saranno succosissime novità, non succose, succosissime novità. Succosissime. Lascio la parola a Marco che l'ha montata, l'ha provata e ci dirà un po' cosa ne pensa e i feedback, diciamo, un po' del progetto, che è ancora ovviamente abbastanza test primordiali. Sì, no, l'abbiamo provata, è stato una bella macchina. Però prima, allora, innanzitutto si ringrazia l'OBRC perché almeno così è un progetto appunto loro. Noi l'abbiamo acquistata, scaricata e l'abbiamo fatta stampare, o meglio ce la siamo stampata, Sì. sia la versione con l'Avantreno 1.0 sia la versione con il nuovo Avantreno 1.1. E questa è una delle macchine che avete visto in una storia di Instagram che abbiamo recuperato l'elettronica dopo averla provata e l'abbiamo montata sull'1.1 che abbiamo deciso di testare con un altro colore, anche con un'altra macchina, anche perché abbiamo provato delle stampanti diverse, eccetera eccetera. Detto questo, ci siamo trovati molto bene, nel senso che è una macchina che fa già dei buoni tempi, perché ha girato, noi l'abbiamo provata della categoria stock e ci siamo trovati molto bene. Abbiamo deciso di integrarla nel nostro regolamento dalla categoria appunto stock fino alla pancar se uno vuole usarla, naturalmente rispettando poi quelli che sono i dettagli per ogni tipo di categoria dei regolamenti. Ma la novità più grande è che abbiamo deciso di introdurla con una categoria a lei dedicata, cioè abbiamo deciso, dopo averla provata, ci siamo trovati bene, è una macchina che comunque si comporta bene in pista, che comunque Ha dei bassi costi. Sì, ha dei bassi costi e soprattutto è anche molto resistente, quindi questa cosa ci ha fatto ben pensare a dire di utilizzare una categoria unica per lei, quindi una categoria che abbiamo chiamato BZ Class, che è una categoria che abbiamo deciso entry level, che questo l'abbiamo pensato per un motivo molto semplice. Primo, perché per chi vuole magari approcciare a questo mondo può avere un costo più o meno contenuto, diciamo così, perché poi l'attrezzatura va acquistata, però tutta l'attrezzatura che può acquistare per l'uso di questa macchina in realtà poi la può utilizzare anche con altre macchine che noi usiamo, quindi dal caricabatteria alle lipo, all'ESC, alla ricevente, alla radio, cosa che invece magari con altre auto diventa più complicato e soprattutto bisogna poi ricomprare tutto. Invece in questo caso abbiamo deciso appunto di creare questa categoria, appunto, che abbiamo detto prima, OBZ Class, dove abbiamo deciso di utilizzare sempre l'ESC marca con motore 2005 marca ma con ratio 1053. Esatto, Oppure, non il 12. Ma il 1053 per renderla appunto una categoria proprio entry level, oppure addirittura abbiamo provata anche con il differenziale Kyosho con 944, che potrebbe essere anche quella una soluzione molto molto carina e divertente. Detto questo, l'ESC abbiamo deciso di montare un ESC basico, quindi proprio quello minore, quello costo minore. Noi adesso qui abbiamo un GL, proprio quello della GL Racing base. Sì, servo. Hai detto ESC. Scusate, ho sbagliato, ho detto servo. Servo. Quindi nel servo, chiedo scusa, mi sono confuso. E quindi, oppure quello delle RTA, che insomma sono quelli base. Sì, alla fine sono uguali. Non sono in titanio e quindi funzionano diciamo bene. Sempre per livellare i costi in maniera più bassa possibile. Esatto. E quando l'abbiamo provata, ripeto, ci siamo divertiti molto, è una macchina che tiene bene la pista, ci spaventa un po' il fatto che non monti il salvaservo, e quindi per questo motivo vogliamo anche diciamo tutelare un po' i costi, perché ad oggi devo dire che anche magari gli incidenti che si hanno a volte in pista si è comportata molto bene, perché non si è rotta. Per ora nelle volte che l'abbiamo provata ha dato anche una buona affidabilità, però è anche vero che nel momento in cui magari si rompe un fusello, cioè quelle parti che possono essere delle parti in coma che in qualche modo possono essere soggette a rottura, effettivamente si possono ristampare e quindi è tutto molto, diciamo, contenuto. Quindi sì, diciamo che se uno rompe qualcosa sa già che il costo è
è basso, nel senso che se si ha un amico che ha la stampante 3D meglio, Esatto. si ha ovviamente, però se comunque insieme con il progetto si stampano le cose che possono rompersi più facilmente, come I il fuselli, lavantreno, eventualmente abbiamo anche le parti che flettono, dopo le vedrete, insomma, lavora appunto con un sistema ad U, diciamo forma di U o forma di C, a seconda sì, come si facciamo vuole vedere vedere. dopo comunque tutti Lo facciamo i un video più b-roll. vicino, però ecco, in questo modo lavora proprio in questo modo, e quindi magari anche questi ci sono di 3 differenti grammature, cioè c'è una soft, una media e un hard. Noi utilizziamo la media così come è stato consigliato da loro. Abbiamo provato anche la soft su questa e devo dire che la differenza su una categoria base non è così esagerata, però lavora molto bene. Ecco, questi magari sono i pezzi che possono arrivare a una rottura Sì, maggiore. diciamo che se uno fa già la spesa insieme alla stampa del telaio, fa queste parti qui, diciamo che è abbastanza protetto, abbastanza comunque... Esatto. Quindi di sicuro ha qualche pezzo in più da poter poi riutilizzare in caso di rotture. Sì. È una macchina che comunque ci ha stupito, nel senso che riesce appunto a mantenere un buon comportamento in pista. Poi magari vi faremo anche qualche reel, qualcosa mentre la stiamo guidando, quindi mentre avete modo anche di vederla, di capire. Però, ripeto, è una macchina che ne vale la pena, tanto è vero che ci ha così convinto da volerla portare all'interno del club, non soltanto in tutte le categorie, ma addirittura Esatto. creare una categoria a lei dedicata, che secondo noi potrebbe essere la giusta entry level per avere poi un passaggio in futuro anche con macchine di altro tipo, per avere già un'attrezzatura a lei dedicata, quindi Sì. questo sicuramente è la cosa più importante. Diciamo che a differenza di un RVD da cui di solito si parte, qua si può avere già il telecomando definitivo, che comunque Esatto. è la spesa maggiore alla fine della macchina, e lo si può portare con anche altri telai, altre categorie, ecco, a differenza dell'RVD che invece il telecomando Sì, lo può usi essere- solamente per Può essere quello. un'alternativa, può essere noi la nostra box stock, la nostra VD l'abbiamo comunque, la teniamo comunque, la usiamo comunque, però questa può essere una scelta, magari per chi vuole provare, magari non vuole avere una spesa esagerata iniziale, in generale vuole contenere i costi e avere qualcosa che può servire anche Sì, per in qualcosa di futuro. successivo. Questa potrebbe essere una soluzione, un'idea. Oppure ripartire comunque sempre dalla Mini Z RVD, che è sicuramente un'ottima macchina per iniziare, ma con altre aspettative. Quindi sono due macchine che Sì, funzionano esatto. molto bene, due macchine diverse naturalmente. Però questa Molto diverse. ci ha Sì. stupito tanto. Poi adesso vi faccio magari qualche immagine, un B-roll. Un B-roll, esatto. Il B-roll, ormai ce l'ho in testa sto B-roll. Questi B-roll Questi della B-roll macchina. della macchina, così lo vedete, la vedete da più vicino. E poi speriamo di avervi accontentato, visto che ce l'avete chiesto in molti, e poi vi daremo dei dettagli, appunto anche qualche immagine. Sì, comunque anche tutti i link dove trovare il progetto, le istruzioni eccetera ve le lasciamo nella descrizione. Comunque se cercate OBZ BRC, che è la o casa BRC, esatto, americana che l'ha realizzata, trovate e comunque il sito con tutte le istruzioni e la sia per possibilità. stamparla, per montarla, perché sono due tipi di materiali diversi. Sì, ci sono le istruzioni per il montaggio e le istruzioni che danno per la stampa dei materiali, perché comunque certe parti devono essere stampate in PLA, certe altre invece in PTG, con tutte ovviamente le descrizioni e consigli del caso, e anche la lista dei materiali per poterla montare, esattamente, perché i fuselli. sono alcune viti che non sono di uso comune, come l'M2x16, che comunque sono viti molto lunghe, che comunque trovate su Mini Z Racing, sempre su Mini Z Racing, esatto. Trovate tutto, noi abbiamo trovato tutto, abbiamo montata tranquillamente. Sì, sono viti che comunque trovate, cioè nel senso in maniera facile, non è che sia una cosa... Sì, esatto, e l'unica cosa appunto è le aste davanti dei fuselli. Sì, noi abbiamo usato le M2x16, ma anche fuselli della GL Racing, per esempio in questa. Personalmente preferisco usare le viti perché il fusello tende ad allargare ancora un po' di più la carreggiata, e soprattutto essendo in 3D bisogna mettere sempre un po' di attack o comunque di ciano per poter evitare che quando si va a svitare il dado si sviti completamente anche il fusello. Però questa macchina, una cosa che volevamo dirvi, nel progetto ci sono 3 telai, quindi c'è un telaio dove non viene montato il peso,
questo che abbiamo scelto noi, quello col peso rettangolare, con l'ottone che ti consigliano anche la dimensione e anche la grammatura, che se non sbaglio senza peso è 8 grammi il telaio, 18 grammi con il peso che abbiamo scelto noi, fino ad arrivare a 22 grammi con un peso particolare che prende tutta la forma del telaio. Sono sincero, io l'ho provata sia col telaio senza peso con questo che col peso, è una macchina che va bene, e probabilmente nella categoria, diciamo così, OBZ Class potrebbe essere anche consigliato utilizzare il telaio senza la possibilità di inserire dei pesi, perché usando un 10-53 alla fine una velocità regolare giusta per questo tipo di macchina. Sì, è più che sufficiente, diciamo, senza peso. E soprattutto si comporta molto bene, quindi poi adesso magari quando faremo il V-roll vi faremo vedere anche un po' come ammortizza, come lavora diciamo sulla parte basculante dove c'è anche il banchino, qualche ripresa da vicino, però per qualsiasi cosa ci potete contattare, vi daremo tutte le informazioni del caso e come la stiamo usando noi. Ripeto, ad oggi è stata affidabile, tanto è vero che, ripeto, e concludiamo dicendo che l'abbiamo inserita in tutte le categorie comunque del nostro regolamento, quindi del regolamento tra l'altro che usiamo nel nostro club, più creandogli anche una anche la sua classe, dedicata. esattamente. Io la userò principalmente nella classe dedicata, perché comunque è una macchina che mi è piaciuta, però volevo proprio renderla, secondo me, speciale con altre macchine di stesso tipo. Questo anche perché poi, avendo stessa macchina, stesso motore, al di là della radio, però diventa una macchina veramente di categoria box stock a tutti gli effetti. Sì, è una categoria comunque, una categoria divertente, come un po' un RVD che va un po' più veloce. Esatto, sì, esatto, quindi è divertentissima. Quindi una classe intermedia. Iscrivetevi al canale e anche social, perché sennò per noi diventa un problema. Ringraziamo tutti e anche per i numerosi messaggi di richiesta, se eravamo vivi ancora. Sì, no, è vero, effettivamente era un po' che non ci vedevate, sono arrivati tantissimi messaggi per sapere che cosa ci fosse successo. In realtà abbiamo lavorato, abbiamo anche tanto dedicato tempo a queste novità che poi vedrete pian piano, e comunque non ci siamo mai allontanati. Purtroppo questo nel nostro lavoro, quindi abbiamo anche degli impegni che comunque di vita. Però potete aiutarci a farlo diventare un lavoro, insomma. Iscrivetevi al canale. Sì, iscrivetevi al canale e comunque seguendoci, mettendo la campanella se non ci seguite. Esatto. Perché comunque almeno avete gli aggiornamenti. Esatto, fa in modo di ricevere sempre gli aggiornamenti dei nuovi video. Oltre comunque le proprie belina, vero? Le proprie bella. Sì. Ciao Ne! Ciao!